Ciao ragazzi, e come sempre eccoci qua. Con il video di questa sera voglio parlare di alcuni aspetti che sono emersi, dubbi che sono emersi specialmente nella chat. Dubbi che vengono assaliti, un sacco di persone vengono assalite da questo dubbio, non sanno cosa fare per far andare la moto bene. Il bene è totalmente relativo, però devo fare un passo indietro. Allora, la Kove 450 Rally è un 4,5 racing come KTM, Husqvarna, GasGas, Beta, tutte queste moto specialistiche, 4,50, ok, di qualsiasi marca. Possiamo parlare anche dei 300, come la mia, idem, 300, KTM, Husqvarna, GasGas, ma rimaniamo sul 4,50. Quando andate ad acquistare una moto di queste, non parlo di Kove, 4,5 racing, 4,5 di qualsiasi marca, teoricamente i concessionari dovrebbero darvela con i fermi e il marmittino, cioè omologata. La maggior parte di voi che ha acquistato moto di quel tipo non lo sa neanche, ma non lo sa nel senso perché? Perché quando andate ad acquistarla il concessionario vi mette già su il kit con la marmitta, parliamo del 300, l'espansione, tira via i fermi, non il 4,5, idem. Non voglio entrare negli aspetti tecnici, non voglio tagliare i capelli in quattro, ok? Però la moto quando dovrebbero consegnarvela con i fermi Euro 5 non viene fatto perché da anni che nel momento in cui acquistate una moto del genere, se voi acquistate un 4,5 di qualsiasi marca e la concessionaria ve lo dà come dovrebbero darvelo, non va bene a far cosa? A fare fuori strada. Va bene se non l'ho mai provata perché non mai l'ho presa con i fermi e con tutta tappata, perché non te la danno. Potrebbe andare bene in strada. Detto questo, la Kove è identica, stesso concetto. La differenza che Kove ve la dà omologata e non ve la trasforma. Come ve la trasforma? Con i vari kit che dovete acquistare a parte. Quindi quando voi acquistate una Kove originale, per forza è con i fermi perché è omologata per andare in strada, Euro 5, non può fare altro, potrebbe, ma non lo fa per scelta, vi dà la possibilità di step 1, step 2 e chi più ne ha più ne metta. Quindi partendo da questo, che non è una mia opinione, ok? È così. Il 4,5 KTM con i fermi e tappato non va. Va poco e va male. O non è fatto per andare in fuoristrada, quello che voi cercate. Io non sto parlando di gare, competizioni, perché chiunque compra qualsiasi marca 4,50 non lo prende per andare a fare competizioni, anche, ma lo prende per andare per boschi, per campagne, per monti, va dove cavolo vuole, ma non ci va con i fermi, perché è un problema. Kove è uguale, quando voi l'acquistate, siccome è una moto anche stradale, e viene data con dual, secondo me è la moto più dual che esista, perché quando acquistate senza nulla togliere, un Tenere Rally,
di rally non ha moltissimo. La Cove di differenza 450 rally è una moto da rally pura. In più, perché dual? Perché provate a pensare, quando facciamo competizioni, nelle tappe che facciamo 400-500 km di fuoristrada e 200-300 km di asfalto, trasferimenti anche, 800 km un giorno, sterrati e asfalto, top, e lo fa in maniera eccelsa. Questa moto lo fa in maniera eccelsa. Chi è il suo competitor? È la KTM 450 Rally, moto da 30.000 euro e passa. Quella moto lì non ve la danno quei fermi. Spendete 30.000 euro, 32, 34 ed è base e non ve la danno quei fermi. Quando acquistate Cove, ok? Siccome molti utenti la usano in strada, normalmente la danno Euro 5, ma la figata, la cosa che più appassiona a questa moto è che con quell'importo lì, aggiungendo 400-500, allora aggiungendo lo step 2, e sapete cosa costa? Ve lo dà la casa madre, vi dà anche la possibilità, o aftermarket, scarichi con 400-500 euro, centralina 80-100 euro, gruppo filtro 100 euro, quindi con 600 euro avete in mano una moto perfetta. Non è perfetta? Sono d'accordo, perché io dopo la farò il matte bare, ma la perfezione iniziamo ad andarla a cercare già veramente in alto. Questo perché ve lo dico? Perché molti stanno cercando di migliorare la Cove tappata. Quindi voi state cercando di una moto con i fermi, bloccata, di andare a migliorarla. Ognuno può fare quello che vuole, però vi dico che tutto questo è già stato fatto semplicemente o con il kit 2 o facendo quello che avete visto nei miei video, semplicemente spendendo quei 600 euro avete una moto di partenza. Non è una moto per fare competizioni, lo potete fare, lo faccio, tanta gente lo fa, ma è una moto base che potete utilizzare dove volete, boschi, mulattiere, sterrati, potete andarci in strada. Avete modificato l'impianto, tecnicamente, teoricamente no, come qualsiasi enduro 4,5 targato che lo utilizzate per andare in strada. Perché non potreste? Perché l'impianto è modificato. Questa è la grande differenza, ok? Di partenza. Volete una moto che vada bene, non che vada forte, che sia un missile, che sia fatta per le gare. Una moto che vada bene per il fuoristrada, kit 2 della casa, o le altre soluzioni che sapete tutti seguendo i miei video. Da lì potete partire per fare degli upgrade ulteriori. Ma andare a modificare una moto completamente tappata, nulla ve lo vieta, io non ve lo vieto, nessuno ve lo vieta, potete farlo, ma sapete che state modificando una moto completamente chiusa in aspirazione, in scarico, e con la mappa che non è corretta per il fuoristrada. Cosa vuol dire? Che se voi vi comprate in concessionario la vostra bella Cove e andate a farvi i vostri bei giri in strada, nessuno avrà dei problemi, nessuno, perché è fatta, può farlo. Ma nel momento in cui andate in fuoristrada, che voi glielo chiedete, il gas vi serve pronto, vi serve prontezza nel gas, vi serve reattiva,
ma non per andare forte, per guidare nello sterrato. Step 2, o scarico, centralina e filtro. Quella è la base. Spero di aver chiarito, e attenzione ragazzi che la mia, io non sto andando in polemica, io sto semplicemente dedicando del mio tempo per far sì che tante persone che sono confuse e non sanno in che direzione andare, questo video serve magari a mettere un po' di chiarezza e far sì che queste persone almeno partano da una base chiara e che si possano godere la moto in fuoristrada. Ragazzi, io vi saluto, vi do la buona serata, il buon venerdì. Ciao!